Rinascere. Non può esserci inizio senza un punto di partenza. Ogni invenzione nasce da un'idea, ogni movimento nasce da una forza, ogni cambiamento inizia con un passo. E reinventare se stessi non è che il rendersi conto del prima e del dopo, ma ancor di più dell'adesso. Ciò che è stato ci rafforza, ciò che sarà ci farà crescere. Ora, invece, è ciò che siamo, ciò che possiamo, è ciò che di più grande desideriamo. Non c'è momento migliore dell'adesso per scegliere che è ora di cambiare se vuoi reinventarti. Smettila di aspettare che sia sempre qualcun altro l'evento della tua scossa. Sii tu il terremoto che fa cadere il vecchio e ricostruisce il nuovo. Sii tu la catastrofe che innesca la rivoluzione, il caos che dà spazio all'ordine. È la responsabilità di agire, la responsabilità di riprendere in mano la tua vita e di portarla in un punto migliore. Quello che ti sto suggerendo è di prendere il potenziale che è proprio di fronte a te e utilizzarlo, indipendentemente da chi tu sia o da quale livello abbia raggiunto. La regola è semplice: punta in alto. Ci sono così tante innovazioni che la gente può creare, ci sono così tante cose sul quale potersi concentrare per poter implementare la propria gioia di vivere, la propria qualità di vita e quella altrui, che mi viene davvero difficile da pensare che le persone non possano reinventarsi. Il punto vero della questione non è non aver scelte, ma essere molli. Lasciarsi indebolire ed essere passivi è il peggiore di tutti i mali. Sapete, quando vi affidate a qualcun altro per ovviare alle vostre personali responsabilità, non state facendo altro che rendervi schiavi. La mia paura più grande sai qual è? Diventare molle, diventare debole, stando lì a lamentarmi di quanto la ruota della vita non stia girando a mio favore. Mi spaventa lo stare accerchiato da persone che non si innovano e si rinnovano, che non hanno voglia di fare o di scoprire cose nuove. Queste sono le cose di cui sono davvero terrorizzato. Sono terrorizzato dal non vivere, dal non fare qualcosa per paura di fallire con il rischio di pentirmene. Questa è la mia più grande paura. Preferirei mettere la mano in bocca a un coccodrillo e farmela staccare, piuttosto che lasciarmi prendere ammazzate dalla vita senza reagire per ribaltare la situazione. Puoi avere momenti no nella vita, anche io li ho. Ma questa non deve e non può essere una scusa per non fare. C'è un momento in cui devi renderti conto che bisogna rialzarsi in barba alle difficoltà e che per trasformare quei momenti no in momenti sì, devi fare qualcosa. Devi esporti a nuove idee, nuovi concetti, nuove prospettive, nuovi posti, nuovi libri, nuovi corsi e sbattertene per un istante di tutte le cazzate che ti sei ripetuto per tutto questo tempo. Se sei così e se ti dovessi sentire in stallo, non è per caso. Non è raro che la gente si interroghi sul perché certe cose non le abbiano portate prima a reinventarsi. Ma c'è un momento in cui comprendi che l'agente del cambiamento sei tu e che, cambiando le domande, le risposte arrivano. Perché? Perché la terra gira? Perché ho perso quella gara? Perché noi esistiamo? Perché il cane abbaia? Perché non riesco a fare quello? Perché il gatto viene rincorso dal cane? Perché le parole perché significano perché? Con i perché puoi andare avanti all'infinito, ma l'unica cosa che otterrai sarà un motivo, e non ciò che muove realmente il processo di cui hai bisogno. Si chiama giustificare. È l'azione di un rapporto causa-effetto. Quando vuoi comprendere qualcosa, ti chiedi perché o ti chiedi come funziona? Certo che lo sai. Allora la prossima volta che ti succede qualcosa di indesiderato, invece che chiederti perché a me, chiediti cosa è accaduto. E senza entrare in merito a giustificazioni, domandati come posso fare di meglio la volta successiva. Di cosa ho bisogno per fare di meglio in futuro. Cosa determina il miglioramento di quella cosa? Come funziona il processo che mi può portare a migliorare. Ma lascia che ti illumini. Ho detto, sii tu il terremoto. Sii tu la catastrofe che innesca la rivoluzione. Sii tu il caos che dà spazio all'ordine. Un terremoto controllato e scelto dalla tua volontà interiore. Un terremoto che mira a smuovere solo ciò che serve essere smosso.
né più né meno. Quando il cambiamento presuppone il giusto e il bene per te stesso, per gli altri e per il mondo, abbraccialo e fallo tuo. Tu sei qui perché sai che dentro di te vuoi qualcosa. Tu sei qui perché sei un essere umano meraviglioso. Ma nulla si sposta se nulla agisce come forza dello spostamento. Spesso dico alle persone: metti a posto le cose che fai in modo ripetitivo durante le tue giornate, perché le persone tendono a considerarle banali. Ti svegli, ti lavi i denti, ti fai una doccia, hai le tue routine che porti avanti tutti i giorni. Queste cose probabilmente costituiscono il 50% della tua vita, se non di più. E le persone pensano: ma sono solo semplici cose che faccio, non ho bisogno di prestarci attenzione. No. Questo è esattamente sbagliato. Le cose che fai tutti i giorni, quelle sono le cose importanti che fai, perché si ripetono e innescano una rotta. Uno dei più potenti meccanismi di apprendimento è proprio dettato dalla ripetizione sistematica di una determinata azione. Molti sono convinti che sia necessario faticare solo per ottenere un certo grado di successo, ma se ti guardassi indietro e considerassi tutti gli sforzi che hai fatto per mantenere quelle abitudini disfunzionali, concepiresti il successo in modo completamente diverso. Vai oltre quella soglia per vedere cosa ci sta dietro. Perché quando stai davanti alle cose che ti bloccano, queste possono far paura, ma quando ci passi in mezzo e le attraversi e le guardi da un'altra prospettiva, capisci che quelle paure, quelle sensazioni, avevano uno scopo. Erano lì, avendo uno scopo, lo scopo di aiutarti a un qualche livello. E sempre rispettando le loro intenzioni, adesso trova modi nuovi e migliori. Reinventa e costruisci meglio. In tanti sono convinti di dover essere invulnerabili, di non dover mai ricevere un'umiliazione o di dover essere sempre su un piedistallo nel quale nessuno può permettersi di metterli in discussione. Ma la realtà è ben diversa, sai? Se di punto in bianco ti trovassi in una giungla, senza né cibo né acqua, senza alcun rifugio e senza esperienza pregressa, verresti preso a cazzotti così forti dalla natura che ogni lacrima versata la berresti per ricordarti che la vita non è fatta per essere deboli, ma per rafforzarci e temprarci, così da permetterci di perseguire, di avanzare. Non penso ci sia cosa più vera di una realtà innegabile. Sai, è una delle cose più importanti, forse una delle competenze più importanti nella vita. Essere in grado di ricevere calci nel culo. Diventa facile migliorare quando sei disposto a ricevere calci nel culo ed essere, tra virgolette, umiliato da chi ne sa molto più di te. Non a caso si dice che negli ambiti nel quale ti senti a tuo agio rischi di stallare. Negli ambienti invece nel quale ti senti a disagio o cresci o cresci. Non puoi non adattarti se la situazione lo pretende, perché si tratta di spirito di sopravvivenza, si tratta di istinto di sopravvivenza. E questo è uno dei motivi che mi spinge a mettermi ogni giorno in discussione. Questo significa reinventarsi. Ti reinventi nel momento in cui ti metti in discussione, in cui metti in discussione te stesso e quando crei le condizioni per gettare nuove conoscenze, quando elevi il tuo livello mettendoti un giorno alla volta più gradualmente in condizioni di sempre maggiore difficoltà e che richiedono impegno. Pensaci, cosa rende un uomo grande? La sua abilità di concepirsi e di costruirsi come grande uomo. Il divario tra ricco e povero, felice e disperato, amabile o completamente solo, sono la conseguenza del loro approccio al vivere. La strada è il cammino, ma se quella strada viene camminata da pochi, solo i pochi gioveranno l'arrivo. Non tirarti indietro quando ti senti affranto, ma al contrario, caricati per superare ciò che ti sta ostacolando. Chiunque sa quanta forza un uomo può sprigionare. Tu non sei da meno. Tu
Tu sei più forte e intelligente di quanto credi, più abile di quanto anche solo tu stesso possa concepire. Quella forza scorre nelle tue vene, percorre testa e muscoli, risuona in ogni tuo granello di esperienza. Ovunque tu sia, chiunque tu sia, rispetta e prenditi cura non solo di te, ma di chiunque tu abbia attorno. Come compagni di viaggio, supportatevi donne e uomini. Come equipaggio della stessa nave, coordinatevi. Come comandanti di voi stessi, reggete quel timone e governate. La metafora che accompagna la montagna e la scalata di una vetta dice: rispetta il monte se non vuoi che ti ferisca. Agisci con prudenza, ma anche con quel pizzico di follia che ti spinga ad andare sempre oltre, esplorando e godendone di ogni sua parte. Non scordatevi che state compiendo un viaggio, uomini. Imparate ad apprezzare bene e male, morte e vita, gioia e dolore, perché solo la conoscenza di ambi i lati, alla fine, rende liberi. Prima di concludere voglio congratularmi con te per essere in continua e costante evoluzione. Quindi se il video ti è piaciuto lascia il tuo like e fammi conoscere le tue esperienze di rinascita, il grado di successo che vuoi raggiungere, scrivendo un commento sotto il video. Ricordati di condividerlo con tutte le persone che conosci, così che anche loro possano trarne del giovamento. E immagino che tu sei qui perché sei una persona capace, disponibile, che non si arrende, aperta a nuove idee, curiosa e alla ricerca sempre del meglio per se stessa. Dico bene? Perciò sono strafelice di annunciarti che ho appena finito di scrivere un libro che sono certo ti piacerà. L'ho intitolato Oltre il muro, perché oltre a comportarsi da manuale pratico, vuole esserti d'aiuto attraverso tantissimi racconti provenienti dalla mia personale esperienza, a volte molto difficili, mentre altre volte illuminanti, che mi hanno permesso di forgiare la mentalità che tuttora mi accompagna e che mi supporta sempre, una mentalità di successo. È già disponibile in versione ebook e puoi averlo ora. Tra qualche mese sarà disponibile anche su Amazon in versione cartacea. Ma non mi sono mica fermato qui, infatti questa rinascita prevede anche un nuovo corso, Mentalità di Successo. Un percorso adatto a chiunque vuole una mentalità di successo per scalare e superarsi. Parlando di superarsi, mi viene in mente di un giorno in cui, tra l'altro, conobbi una persona che aveva raggiunto un enorme grado di successo per me al tempo inimmaginabile. Ero molto giovane e con grande fortuna mi trovai seduto al suo stesso tavolo. Mi disse: prendi ora il tuo percorso, coltiva una mentalità di successo e dimostra a te stesso e al mondo chi sei. Non ci mise molto per convincermi e grazie a quell'esperienza ho capito qual era la cosa giusta da fare. Oggi è qui. Nel corso Mentalità di Successo troverai tutti gli strumenti pratici di cui avrai bisogno e io sarò tutto il tempo con te. Quindi fai ora la tua scelta, la scelta giusta, e inizia. Per concludere ti invito all'interno della mia newsletter completamente gratuita, la Motiletter, dove troverai tantissimi contenuti di valore. A questo punto non mi resta che salutarti e augurarti tutto il meglio e tutto il bene di questo mondo. Noi ci vediamo nel prossimo video.